Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi faremo questa bellissima borsetta molto elegante fatta con cordino lurex. Ho applicato una catena e l'ho messa doppia con dei moschettoni, chiusura a calamita. La borsa è foderata, l'ho foderata perché il punto rete, perché questo sì si chiama punto rete, è molto trasparente e quindi ho preferito foderarla. È molto semplice da realizzare, molto veloce da fare. Quindi adesso passiamo al video tutorial, ma prima di passare al video tutorial vi ricordo di iscrivervi al mio canale, un commento, un like, azionate la campanella per le notifiche così da non perdere nessun video che io pubblicherò. Così mi aiutate a crescere e far crescere il mio canale. Ok, passiamo alla lista dei materiali che ci vogliono per realizzare questa bellissima ed elegante borsetta. E passiamo alla lista dei materiali che ci occorrono per realizzare la borsa. Io ho utilizzato del cordino 4 mm lurex 200 grammi, delle forbici, un pezzo di stoffa 30x30 per andare a foderare, del filo per cucire e l'ago per cucire la fodera all'interno, una catena 120 cm, un marcapunti, un uncinetto numero 5, dei moschettoni 3 cm, un ago da lana, una chiusura a calamita e la mia etichettina Il Busino di Anna. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo con un nodino e abbiamo 31 catenelle. 1, lavoriamo morbide, 2, 3, 4, 5, 6, ne facciamo 31. Avviate le 31 catenelle, saltiamo la prima catenella, che è questa, e lavoriamo nella seconda. Facciamo un punto basso, così. Adesso su tutte le catenelle andiamo a fare dei punti bassi. Su ogni catenella e lavoriamo fino alla penultima. Fatti i punti bassi su ogni catenella, nell'ultimo punto andiamo a fare 3 punti bassi nello stesso punto. 1 qui, 2 e 3. Adesso su questa riga, cioè abbiamo fatto questo lato, adesso dobbiamo andare a fare l'altro lato e quindi su ogni punto, qui c'è l'angolo con i 3 punti bassi, adesso su ogni punto andiamo a fare un punto basso e ne approfittiamo per nascondere la codina. Fatti tutti i punti bassi, qui nell'ultimo punto, precisamente qui nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione, facciamo 2 punti bassi nello stesso punto, 1 e 2, e ce n'è un terzo che è questo che abbiamo fatto all'inizio del giro. Quindi in totale su quest'angolo sono 3, 1, 2 e 3. Chiudiamo il giro con un punto bassissimo in questo primo punto qui e chiudiamo così con un punto bassissimo. Cominciamo il secondo giro con una catenella, saltiamo questo punto dove abbiamo chiuso col punto bassissimo e andiamo a fare un punto basso nel prossimo, che è questo, e
facciamo il punto basso. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Questo è l'inizio del secondo giro, dove cominceremo a lavorare il punto rete. Quindi qui abbiamo fatto il punto basso e 5 catenelle. Adesso saltiamo 2 punti di base, 1 e 2, e nel terzo andiamo a fare un punto basso. Così ora facciamo 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Qui c'è il punto basso, saltiamo 2 punti e nel terzo facciamo il punto basso e chiudiamo. E cominciano gli archetti. 5 catenelle, 3 4 e 5. Saltiamo i 2 punti e nel terzo andiamo a fare il punto basso e facciamo questa ripetizione per tutto il giro. Anche qui sull'angolo giriamo e andiamo a finire qui e ci vediamo qui quando abbiamo finito tutto il giro. Arrivati alla fine del giro ho fatto un punto basso e 5 catenelle. Adesso qui dobbiamo fare l'ultimo archetto, quindi andiamo a fare, vedete qui che c'è il primo punto basso. In questo primo punto basso, perché ne dobbiamo saltare 2, 1 e 2, facciamo un punto bassissimo, così. Adesso, finito il primo giro, perché adesso è finito, dobbiamo cominciare il secondo giro e dobbiamo arrivare alla metà del primo archetto che abbiamo fatto e ci arriviamo con dei punti bassi. Quindi questo già l'abbiamo fatto, ne facciamo un'altra ancora. Per arrivare al centro ne dobbiamo fare un altro punto basso, bassissimo, scusate, bassissimo, e qui che è la metà al centro dell'archetto andiamo a fare un punto basso, così, e qui andiamo a mettere il marcapunti, così sappiamo che da qui comincia il secondo giro. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 3 4 e 5, e andiamo nel prossimo archetto e al centro 1 2 e 3 nella terza catenella andiamo a fare il punto basso e si è formato il primo archetto, scusate, il primo archetto del secondo giro. Adesso facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e sempre al centro dell'archetto andiamo a fare il punto basso, 1 2 e 3, 5 catenelle, e andiamo al centro sempre col punto basso, così si va formando il punto rete. Per tutto il giro dobbiamo fare la stessa ripetizione, 5 catenelle, e ci agganciamo al centro dell'archetto con un punto basso. Arriviamo qui e vediamo come passare al terzo giro. Siamo alla fine del secondo giro, dobbiamo fare solo l'ultimo archetto, ma noi qui abbiamo tutti questi punti, no? Quindi per concludere il secondo giro, qui abbiamo fatto il punto basso e 5 catenelle e contiamo 1 2 3 4, e nel quinto andiamo a fare un punto basso, così.
abbiamo finito il secondo giro. Togliamo il marcapunti e lo mettiamo qui, perché adesso da qui inizia il terzo giro. Adesso andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e ci agganciamo all'archetto nella terza catenella al centro e facciamo un punto basso, ed ecco che inizia il terzo giro. Facciamo 5 catenelle, 2 3 4 e 5, e ci agganciamo al centro sempre dell'archetto, 1 2 e 3, e facciamo questa ripetizione per tutto il giro fino a qui. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo quasi alla fine del terzo giro. Ho fatto un punto basso, 5 catenelle. Adesso ci agganciamo qui nell'archetto nella terza catenella con un punto basso. Ok, facciamo l'ultimo, 1 2 3 4 e 5, e ci agganciamo nella terza catenella, 1 2 e 3 con un punto basso. Ok, abbiamo finito il giro. È cominciato il quarto giro. Vedete? 1 2 3 4, significa che abbiamo cominciato il quarto giro. Togliamo il marcapunti, che il marcapunti serve soltanto a far capire dove inizia bene o male il giro. Ok, qui inizia il quarto giro. Da questo giro in poi non ci saranno più chiusure giro particolari. La chiusura sarà sempre di da un archetto all'altro archetto. Non ci saranno più chiusure particolari. Sarà sempre un archetto dopo un altro archetto dopo un altro archetto e così via. Non è come all'inizio che abbiamo avuto quelle chiusure particolari nei primi due giri. Ok, continuiamo così per tutto il giro, facendo sempre 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, 1 2 e 3, e il punto basso. Faremo questa ripetizione per tutto il giro. I giri totale che dobbiamo fare per avere il corpo della borsa, vedete, perché si sta alzando il corpo della borsa, devono essere in totale 15, quindi li contiamo così: 1 2 e 3. Ad esempio qui siamo al quarto giro, perché ho iniziato il quarto, 1 2 3 e 4. Io li conto in obliquo così, perché se li contiamo così non risulta il conteggio, quindi li dobbiamo contare così. Arrivati al 15° giro ci vediamo e vediamo come finire l'ultimo giro. Eccoci qui, abbiamo fatto i 15 giri di archetti per essere sicuri che sono giusti in tutto il giro. I 15 archetto gli diamo una contata all'ultimo archetto che abbiamo fatto: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15, e anche al primo che abbiamo fatto, così ci rendiamo conto che per tutto il giro abbiamo fatto 15 archetti, cioè 15 giri: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15, quindi sono giusti. Adesso a questo punto andiamo a fare l'ultimo giro che completerà gli archetti.
così anche con questo giro andiamo pure a chiudere un po' l'apertura della borsa e facciamo, qua c'è il punto basso e facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo al centro dell'archetto, 1 2 e 3. Nella terza catenella facciamo un punto basso, così, 2 catenelle, e nel prossimo archetto, nella terza catenella al centro, facciamo un punto basso e facciamo tutto il giro così, 2 catenelle, 1 2 3, nella terza catenella un punto basso, e così per tutto il giro, 1 2 e 3. Vedete, abbiamo fatto 2 catenelle, stiamo facendo nell'ultimo giro prima del bordo finale della borsa. Questo è l'ultimo giro del punto rete che va a concludere il punto rete. 2 catenelle, 1 2 3, nella terza catenella facciamo il punto basso. Facciamolo per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Sono alla fine del giro, qui ho cominciato il giro con le 2 catenelle e qui è l'ultimo punto, cioè l'ultimo archetto. Adesso d'ora in poi ci siamo agganciati sull'ultimo con un punto basso. Adesso su ogni punto che abbiamo andiamo a fare un punto bassissimo su ogni punto, quindi qui, su ogni punto. Togliamo il marcapunti, il marcapunti lo mettiamo nel primo punto bassissimo che abbiamo fatto, che è questo, e lavoriamo su ogni punto. Lavoriamo morbidi e non dimentichiamo nessun punto. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo a fine giro e andiamo a fare il secondo giro. Questa è la catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro e la salto, togliamo il marcapunti e andiamo a fare il secondo giro, anch'esso con punti bassissimi. Questa la segniamo perché è la prima, e in totale i giri devono essere 5, un totale di 5 giri di punti bassi. Ok, ci vediamo alla fine del quinto giro. Eccoci, abbiamo finito i 5 giri, 1 2 3 4 e 5. Fatti i 5 giri, leviamo il marcapunti, tagliamo, usciamo il filo dall'uncinetto, prendiamo l'ago e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Chiudiamo così, qua finisce il punto, saltiamo questo e andiamo su questo, così, e andiamo indietro, poi rientriamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto e portiamo indietro, così, in questo modo, e qua dietro andiamo a nascondere il filo.
e vi do le misure: 23 per 22. Adesso andiamo a vedere come foderare la borsetta. Ho qui un pezzettino di stoffa messa a doppia 30 per 30, la metto in due così e metto la borsa sopra in questo modo. Siccome il mio pezzo qui è attaccato, è tutt'uno, non sono due pezzi, è tutta unica la stoffa, lo metto al limite perché la nostra base è piccolina, quindi questo bordino, questo spessore ci basta all'interno. Quindi adesso, siccome è troppo grande la stoffa, prenderò delle misure con una matita, ma prima la dobbiamo mettere al rovescio, così se rimangono i segni della matita rimangono all'interno. La metto così, cerco di prendere il centro. Adesso c'è da dire una cosa, che la fodera noi la dobbiamo andare a cucire qui sotto, in questo bordino. Qui lo lasciamo libero, anche perché dobbiamo andare a mettere la chiusura a calamita e quindi lo lasciamo senza fodera. Dove dobbiamo andare a mettere la fodera sarà in questa parte qui, quindi dobbiamo calcolare il tutto. Qui in fondo ci siamo, lasciamo un pochino così di spessore, così, e andiamo a prendere, andiamo a fare lasciamo 1 centimetro e 1 centimetro da questo lato, quindi approssimativamente facciamo così, prendiamo la misura in questo modo anche da questo lato, anche da questo lato così, e qui sopra proprio al limite. Ve lo faccio vedere meglio così, perché ci basterà l'orlo, questo pezzettino di orlo, per questo non ne lascio di sopra, così, a posto. Adesso andrò a tagliare la fodera dove che ho preso il segno e poi andrò a cucire con la macchina da cucire. Questo lavoro non lo farò io, ma lo farà la mia mamma che ha la macchina da cucire, e quindi ci vediamo dopo che avrò cucito i due laterali, soltanto i due laterali, perché per me qua sotto è chiuso e qua non c'è motivo di andare a cucire, quindi questi due laterali, e poi andremo a vedere come andare a cucire nel bordino qui dentro.
Abbiamo cucito la fodera, vedete, chiusura, la mia etichettina. Adesso andiamo a mettere i moschettoni, e la catena. I moschettoni li mettiamo negli angoli, qui, uno lo metto qui e uno lo metto dall'altro lato, qui. E adesso andiamo a mettere la catena, la metto a doppia catena e la agganciamo qui. Molto semplice da realizzare, ma il risultato è carinissimo. Bella, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile, e vi ricordo di iscrivervi al mio canale, azionate la campanella per le notifiche, così ogni video che pubblicherò vi arriverà la notifica. Ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuta, mettete semplicemente un like, mi aiuteranno tanto a far crescere il mio canale e il mio lavoro. Ok, ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao ciao!